Salve a tutti, sono Gianluca Landi e sono entusiasta di farvi vedere oggi la nuova versione di ScoreTrend, ma soprattutto il multi-chart. Il multi-chart per il live è un qualcosa, ripeto, di straordinario, unico, irripetibile, perché in un'unica schermata vi dà i grafici principali in tempo reale e quando due curve o tre curve si intrecciano e vanno verso l'alto o comunque tutte e tre hanno valori significativi che vedremo e vanno verso l'alto, il gol arriva. Oppure al contrario, se vanno verso il basso non crescono, il gol non arriva e quindi potete fare sopra l'under. Il multichart, ripeto, è un qualcosa che proverete voi stessi. Allora dal 5 settembre, venerdì 5 settembre alle 5 farò una diretta video su YouTube. Immediatamente sarà disponibile a tutti la nuova versione di ScoreTrend, completamente rivista, completamente rifatta e riguarderà tutta la parte principale di ScoreTrend, i grafici, le statistiche, ovviamente lo scanner live e pre-match, le Asian odds e gli alert rimangono gli stessi per il momento. Adesso la nuova versione riguarderà tutta la parte principale. Per i clienti ho deciso che sino al 31, sino alla fine di settembre, il multichart sarà gratuito in tutti i piani di abbonamento. Lo potete provare e vi renderete conto voi stessi la differenza. E chi seguirà la diretta per circa 2 giorni, 3 giorni, sarà disponibile la prova gratuita di una settimana. In più, chi farà delle recensioni, chi farà delle condivisioni e poi metterò la procedura, avrà altri 7 giorni in più, se lo volete fare, anche perché è un prodotto che lo dovete far conoscere a tutti, perché è un qualcosa di unico. Tutte le persone che lo vedranno vi ringrazieranno per quello che gli avete fatto vedere e mostrare. Andiamo subito a vedere il multichart. Ok, allora il multichart di ScoreTrend lo potete avere in due modalità diverse. Andiamo a vedere, come vedete io qui ho preso una partita per farvi vedere e poi vi spiegherò nel dettaglio in tutto. Cosa abbiamo? Abbiamo il grafico che abbiamo rivisto. Potete avere sopra con l'abbonamento professional i tiri in porta e i tiri fuori porta e poi sotto i grafici principali, per esempio il goal trend sta sotto, il team trend e eventualmente l'X goal. Allora, come vedete qui sopra c'è la scala. Se mettete la scala non è perfettamente allineato con il minuto, adesso perché la partita è finita non la vedete, ma diciamo non è completamente allineato. Se togliete la scala si allinea perfettamente al minuto. Poi basta che andate sopra con il mouse e qui vedete velocemente qual è il valore. Quindi abbiamo risolto. Allora andiamo subito a quello che ci interessa, che è il multichart. Il multichart lo avete in due modalità diverse. Se cliccate sopra all'immagine, al multichart, vi si apre il pannello e vedete che è grande, fatto bene, è molto leggibile. Allora come si fa? Per default non c'è niente. Adesso togliamo tutto, così vi faccio vedere. Allora questo rimane attaccata e anche il team trend, ok, è così, è vuoto. Voi vi potete scegliere per ogni indicatore il colore e io suggerisco di avere sempre il goal trend, che ripeto andate qui sopra e vi potete cambiare i colori come volete voi, è un qualcosa, ripeto, di straordinario. Comunque chiudiamo qua, riapro per farvi vedere. Goal trend rosso, io metto sempre la SOD che è quella gialla e poi quando c'è l'X trend. L'X trend è un indicatore nuovo, proprietario, eccezionale, che funziona perfettamente se ci sono tutti e tre i grafici, oppure il goal trend è l'affidabilità. Perché? Perché ogni grafico fa una fotografia diversa. Cosa vuol dire? Il goal trend ci sta dicendo cosa sta succedendo in quel determinato minuto della partita. L'affidabilità ci dice cosa è accaduto durante tutta la partita.
60 e l'X-Trend, il nuovo indicatore, ci dice come potrebbe arrivare il gol e come i calciatori stanno tirando, attaccando, dove sono, e quindi ci dà questa informazione aggiuntiva. Quando incomincia ad avere valori sopra 0,60, 0,70, 1, 1,5, allora lì siamo in un intorno dove il gol può arrivare, unito agli altri. Quindi se il goal trend è sopra 90, l'affidabilità è sopra a 5, l'ho già spiegato, trovate gli articoli sul mio sito, i vari video, e l'X-Trend è sopra 0,70 e 0,80, ma stanno tutti e tre salendo molto bene, allora il gol arriva. Esempio, questa era la partita del Real Madrid che ha giocato, ora ve la faccio vedere qua, che ha giocato domenica. Sono incominciati ad arrivare degli alert, se vi mettete gli alert, anche quelli di default che ho fatto, sono incominciati ad arrivare qua. Come vedete, i grafici sta attaccando tantissimo il Real, qualche occasione in contropiede ce l'ha avuta anche l'Oviedo. Andiamo a mettermi il team trend sotto e che vi fa vedere come sta attaccando solamente il Real, e c'ha valori addirittura in questo momento 27, 30, 35, che sono livelli esagerati, cioè vuol dire che sta veramente attaccando. Allora, cosa succede? Mi è arrivato un alert qui sopra, sono andato a vedere il multichart, ho visto che l'affidabilità era sopra 6, quindi intorno al 25-26esimo minuto un'affidabilità sopra 6 è tantissima roba. Poi hanno segnato al 39esimo, 37esimo. C'è un goal trend in salita di cui aveva già fatto anche dei massimi sopra 100, quindi era già sopra 80-85, e l'X trend qui sta salendo, era intorno a 0,40 e 0,60 e in salita. Ecco, qui è un ingresso, diciamo, perfetto per entrare e per prendersi il gol, perché le curve tutte e due salgono. Perché cosa succede? Quando arriva un alert voi andate a vedere il goal trend e l'affidabilità, che sono due valori, ma non vi rendete conto come sono arrivati quei valori lì. Ecco, con il grafico qua vedete tutti questi indicatori che salgono, che hanno già raggiunto un massimo, e quindi c'è il gol. Guardate l'altro gol dove è arrivato, stesso discorso, verso la fine della partita ne sono arrivati due. Vedete, la partita poi si è calmata, guardate, il goal trend è sceso, l'affidabilità è scesa, gli X trend hanno già fatto un gol, vedete è 1, ma hanno già fatto un gol, quindi quel valore lì poi lo spiegano bene, farò dirette live, farò tantissime altre cose, hanno già segnato, quindi questo valore 1 c'è già arrivato il gol. Allora, verso la fine della partita stanno attaccando molto, ci sono le barre, e cosa succede? L'X goal, il goal trend, vedete, comincia a risalire, l'affidabilità comunque comincia, è scesa ma comincia a risalire, è già sopra 4, l'X trend, vedete, 1,60, 1,70 sale, incominciano a salire a repentine, e qui è arrivato un altro gol. Poi questa è una visualizzazione. La visualizzazione che preferisco io per andarmi a vedere tutte le partite è questa. Metto chart, vedete, sparisce la colonna di sinistra, se ne apre una colonna di destra, e qui sopra ci sono tutti i grafici che volete. Io clicco qui sopra, vedete, tutti i grafici che volete. Togliamo questo per farvi vedere, lasciamo solamente come io utilizzo il multichart. Però potete mettervi anche l'X trend, il SOD. Poi ripeto, solamente il multichart sarà a parte, tutto il resto sarà compreso nei vari piani di abbonamento: Professional, Advanced, Essential e Premium. Non abbiamo variato i prezzi, è rimasto tutto uguale,
solamente il multichart, che secondo me è un qualcosa di unico, incredibile, irripetibile, metteteci tutti gli aggettivi che volete, è un qualcosa a parte, tutto il resto è rimasto. Quindi io cosa faccio? Ho qui il mio grafico del multichart, mi vado a vedere le partite, seleziono una partita, clicco qua e mi arriva il grafico. Quindi io mentre sono a vedermi le partite, clicco, boom, mi arriva il multichart e dico, ah cavolo, ecco guardate qua per esempio, hanno già fatto 2 gol, ok? Qui sopra il goal trend ricomincia a risalire, vedete l'affidabilità 4 incomincia a risalire, l'X trend, mi confondo, 1,70, 1,80, vedete, ecco questo qua, vedete con i grafici che salgono, qua si può trovare un altro gol. Però se non volete tante rogne, come dico io, hanno già fatto 2 gol, lasciate stare. Per chi ha fatto il corso con me, invece, sa che qui ci potrebbe entrare HT perché viene fuori un altro gol, ok? E vabbè, lasciamo stare. Se volete fare il corso a settembre, verso il 25-26, venerdì e sabato, ora non ricordo le date, c'è il corso, abbiamo già diverse persone, poi ce ne sarà un altro a ottobre, un altro a novembre e poi vediamo, anche perché qui, ripeto, sta quello che stiamo facendo qualcosa di unico, tempo ne ho sempre meno per fare tante cose. Andiamo a vedere un qualsiasi altro grafico, adesso ne prendo a caso, tanto non le so, ecco questa non ha giocato, ah sì, questa sopra, devo andare a cliccare qui sopra, ecco vedete qui il grafico dell'X del multichart e qui sopra vedete, ecco qui l'X trend sta salendo 0,60, questo ha raggiunto un massimo 70, qui l'affidabilità è 3,96, ecco qui non c'era da entrare, in questa occasione non c'era da entrare, poi il gol è venuto fuori, però diciamo che non c'era dal grafico un'entrata precisa. Se utilizzate il multichart solamente ai valori come ho spiegato, quando sale, quando il goal trend è sopra 80, 85, 90, l'affidabilità è sopra 5, poi dipende sempre da che minuto della partita, l'ho spiegato come funziona l'affidabilità, e l'X trend è sopra 0,70, 0,80 o meglio 1, 1,2, 1,40, andate a cercare quel gol massimo 2, poi dipende se la favorita è in vantaggio o no, il gol arriva quasi sempre. L'importante è che non andate a cercare in tutte le partite il gol col multichart, perché non è che ve lo può dare in tutte le partite. Quindi siamo qui sopra e vedete qua il secondo gol, ecco questo, il goal trend ricomincia a risalire, ok, è sopra 75, l'X trend è quasi 2, quindi l'altro gol, l'affidabilità comunque del secondo tempo 4,30 ed elevata. Cosa succede? Andiamo a vedere il Ranger, che è la squadra diciamo la seconda squadra della Scozia in questo momento, è in svantaggio, vedete le barre del grafico che vi faccio vedere, sta attaccando tantissimo, ok, c'è la quota come vedete il mercato del gol 2,75, quindi si prevede 2 gol, guardate il pareggio 4,75, 3,80 è sceso, ok, è una cosa da guardare. Farò delle dirette live operative, quindi vi consiglio di iscrivervi al mio canale, però faremo tante anche dirette operative live e vedremo queste cose live, quindi iscrivetevi al mio canale che queste cose le faremo vedere live. Quindi vedete qui sopra, ecco qui il gol poteva avvenire in questo momento, qua si poteva entrare intorno al 68-70 minuto e poi il gol è arrivato. Andiamo a vedere, non so, qualsiasi altra partita, ecco questa qui andiamo sotto. Ecco, qui sì, è partito subito a botta, vedete, guardate il goal trend, l'affidabilità, qui hanno segnato 2 gol veloci la EK Atene, qua si poteva entrare, però ripeto, la quota, a parte il campionato greco, probabilmente siamo intorno anche a quota 2, quindi si poteva anche entrare qui sopra, però se vogliamo andare a vedere bene, diciamo questa è partita, sì, si poteva entrare anche perché, ripeto,
il campionato greco la quota è bassa, quindi potete prendervi anche un over 0,5 intorno a quota 2 questi minuti. Ecco, questa con un balzo si poteva entrare. Come vedete l'affidabilità arriva al 10° minuto. Abbiamo scelto questo perché altrimenti andava nei primi minuti, l'affidabilità può essere molto elevata e andava a sfasarci la scala dei grafici, quindi abbiamo deciso di farlo a partire dal 10° minuto, e solamente, diciamo, perché altrimenti andava a sfasare i grafici. E poi ripeto, dopo non c'era niente. Qui sopra i 2 gol avevano già fatti, ecco, qui sì, uno qua poteva andare a cercare il gol qui in questo momento, però l'affidabilità, sì, l'affidabilità c'era. Ecco, qui un altro gol uno lo poteva andare a cercare e non è venuto. C'era la linea del gol che era 3, ne avevano fatto 2 gol e stavano attaccando, qua si poteva anche fare. Se però ragionate dal punto di vista 2 gol sono stati già fatti, 2-0 la squadra favorita in casa sta vincendo, i 2 gol li ha fatti, una partita del genere si poteva lasciare. Se invece era il contrario, che la squadra sfavorita era in svantaggio di 2 gol, ecco, qui andava fatto tutta la vita. Qui lo potreste fare, ci sono gli indicatori, potrebbe segnare, entrate con uno stake limitato. Andiamo a vedere una qualsiasi partita, nata, clicchiamo questa, vediamo. Ecco, questa, ripeto, niente di che. Sì, qua però, come dico io, siamo nella terra di nessuno, nel senso le quote non c'erano, quindi una partita qui è conveniente lasciarla stare. Ecco, si poteva provare verso la fine della partita, perché guardate che i grafici stanno attaccando avanti e indietro. In questa fase l'affidabilità comunque era 4,50 circa, l'X trend intorno a quota 2, il goal trend era un po' sceso, uno poteva provare intorno all'80° minuto con uno stake limitato. Però ripeto, se volete lavorare con rischio veramente basso, lasciate stare quando non ci sono tutti i parametri. Prendiamo un'altra partita, andiamo a vedere qualche partita italiana, andiamo a vedere la Juventus. Ecco, vedete, la Juventus era partita forte, comunque era raggiunta appena 90, l'affidabilità 5 ed è subito scesa nel primo tempo, vedete? Scende subito, ecco, qui non c'era da fare. Nel secondo tempo però, quando hanno segnato, diciamo, la quota dell'over non era ancora di valore, quindi io una partita del genere l'avrei lasciata fare. Nel secondo tempo, se si torna a quello che succedeva l'anno scorso, la Juve negli ultimi 10 minuti un gol lo faceva quasi sempre, soprattutto in casa, l'X trend stava salendo, l'affidabilità pure, il goal trend anche, si poteva tentare negli ultimi minuti, però se uno non voleva rischiare, questa partita non c'era da fare, tra virgolette, niente. Como Lazio, ecco, questa è partita, sono partiti, diciamo, abbastanza forti, però vedete comunque 84 massimo e l'affidabilità primo tempo 3, vedete? Quindi qui non c'era niente da fare neanche HT, anche se il grafico un po' lo mostrava, però vedete che il goal trend non ha mai andato sopra i 90 e l'affidabilità era bassina, 3,20 era bassina, poi per carità il gol poteva arrivare, però i nostri indicatori qua non ci davano una possibilità di gol con alta probabilità. Atalanta-Pisa, qui sopra, ecco, aveva già raggiunto 90, l'affidabilità 5, poi era scesa, comunque in questo minuto 17-18, ecco, un 90, un'affidabilità sopra 5, 5,50, l'X trend stava incominciando a salire, però anche basso, si poteva anche provare, e ripeto, se uno non voleva rogne, ecco, non si entrava. Verso la fase finale aveva raggiunto 97, l'X trend era intorno a 1,80, però avevano già fatto 2 gol, l'affidabilità era intorno a 5,60. Io sono entrato intorno all'82-83 con un piccolo stake, ho detto ma l'Atalanta, a parte che l'Atalanta non è quella dell'anno scorso, si vedeva, però ho detto ma sai, l'Atalanta butta le palle dentro, poi un gol, un rigore glielo possono dare. Ho provato ad entrare intorno all'80, 82, 83 con uno stack limitato, la partita è rimasta 1-1, questo lo so perché l'ho fatta, ma ripeto, non c'era neanche qui tanto da fare, però ho detto ma negli ultimi minuti un micro stake diciamo la facciamo, e non è andata.
E quindi va bene, quindi è per farvi vedere, eccolo qua come funziona, vedete, è partito subito a raso, qui sono venuti, ripeto, non è che si possono prendere tutti i gol, ma qua è per farvi vedere come i nostri indicatori, ecco qua l'altro gol, qui vedete, sale, anche le curve, questa ecco 2,80, no, non era buona, stavano salendo, ripeto, un gol si poteva provare, però vedete, se vogliamo trovare i valori precisi dei nostri indicatori, anche qui non c'era da entrare. Se fate pochi segnali al giorno, quando ci sono tutte le condizioni degli indicatori, chiaramente la situazione è migliorativa. Metteremo qui anche il draw balance all'interno di questi indicatori, vedete, goal trend massimo, TT, team trend, affidabilità, tiri in porta, tiri fuori porta, X goal, corner, e metteremo anche il draw balance, così avete anche un indicatore migliorativo, perché ripeto, il draw balance quando è sopra 10, il gol HT lo fanno con una percentuale davvero elevata, e poi un gol finale lo fanno, quindi averselo qui a disposizione è tutta un'altra cosa. Metteremo entro la fine del mese di, mi auguro, ottobre, novembre, le quote di Betfair e volumi, ci sarà la finestra qui sopra, e poi vi farò vedere tantissime altre novità. Per quelli che poi utilizzeranno il multichart, anche già subito c'è, e abbiamo la finestra qui sopra dove voi potete mettere il match alert. Ok, io mi sono già fatto un mio template, vado qui sopra in configurazioni, clicco, vedete indicatori live, ecco questi ci sono gli indicatori, faccio modifica, goal trend maggiore di 90, SOD ho messo maggiore di 5, X trend maggiore di 1, mi sono già fatto il mio template, lo posso andare a applicare, sono qui, piaccio su match alert, vado su configurazioni, me lo posso applicare, faccio applica e me lo applico alla partita, e poi mi arriva sul canale delle notifiche di Telegram nuovo, notifiche gol e vari eventi, e mi arriva anche il match alert di quella partita direttamente sul nuovo canale, quindi così potete mettervi una serie di partite e vederle di sopra. Poi ovviamente lo faremo anche, l'X-Trend lo metteremo anche nel canale, negli alert di tutti i campionati. Mi auguro che abbiate capito un po' come funziona il multichart, vi farò, ripeto, poi delle altre sezioni operative, l'importante è che raggiunga i valori 90, 85, 90, ma in salita, più la curva è ripida meglio è. L'affidabilità sopra 5, però anche se sopra 4,20, 4,30, 4,40 incomincia a salire è buono, e l'X trend che sia sopra 1, ma anche sopra 0,70, 0,8 se comincia a salire rapidamente, anche quello unito agli altri indicatori è ottimo. L'importante è che voi capiate che tutti e tre devono essere uniti, tutti e tre devono salire, quindi che anche se un indicatore è un pochettino più basso ma gli altri due salgono e anche rapidamente, ecco lì è un'occasione per entrare, è un'occasione che il gol può arrivare. Ovviamente il multichart, quando vi fa vedere, vi vedete il segnale, dovete andare a vedere se la partita, se c'è in vantaggio la sfavorita di un gol, di 2 gol, andate a vedere il pannello quote e poi andate a vedere la dynamic line stats, andate a vedere dove incominciano a segnare. Adesso siamo all'inizio dei campionati principali, quindi ha poco senso, ma i campionati svedesi, norvegesi, quelli lì che segnano tanto, se vi andate anche a vedere la dynamic line, fate tombolo. Vi farò vedere tutte queste cose durante le dirette operative. Importante che Score Trend utilizzate i vari strumenti, perché è l'unione dei vari strumenti che vi dice con alta probabilità quando può arrivare il gol. Iscrivetevi al mio canale, il 5 settembre ci sarà la diretta della nuova versione di Score Trend, vi consiglio di utilizzarla, vi consiglio di provarla, sarà un qualcosa di unico e metteremo tutto quello che ho detto poi nelle prossime settimane e i prossimi mesi. Ciao a tutti da Gianluca Landi.